looks good to be a prototype. Looks pretty good. 4 megabytes. 8 megabytes. Naturalmente puoi anche registrare la voce. Sì, sì. 8 megabytes di RAM, un 68040 a 20 MHz, non 25 come pare, no? Comunque penso che dal punto di vista velocistico non c'è un processore 68040? Oh yes, 68040. È la versione EC, quella senza la MMU e senza il coprocessore matematico, anche perché comunque all'inizio l'SMS2 Tabby, il sistema operativo che governerà questa scheda, non gestirà né il processore matematico né la Memory Management Unit. Comunque dice Honeyball che prima o poi queste due cose verranno supportate. La cosa bella è che si può montare la versione completa del 68040 semplicemente sostituendola a questa qui. Quindi è un upgrade diretto, hardware e basta. Sì, il software è già in grado di gestire la nuova... Quando sarà in grado e uno vorrà approfittarne, basterà sostituire questo processore con il nuovo, che va giù tale quale. Questa è la scheda che si inserisce nel PC? Sì, dovrebbe essere... What is called? It's called QXL. Almost. Actually says on it what it is. It's the other side. Yeah. QXL. La scheda si chiama QXL. Come al solito i giochi di parole in inglese li amano molto, We're actually finished now. Yeah, we have to do 30 Well, we can't say the price yet. Does it have what? Oh, great. Giornata di venerdì a preparare il prototipo. Dovrebbe essere funzionante, cioè non è di legno, è funzionante, però non l'hanno potuto inserire nel PC perché dovevamo partire per l'Italia. E da quello che ho visto prima, non l'ho visto con Gareffa che la riprendeva, sembra qualcosa di molto buono, quindi lascio subito la parola a Honeyball, poi proverò a tradurre di tanto in tanto ogni sua frase per raccontare. Thank you. Well, firstly, I'd like to thank you all for coming along, and might as well get straight on with what I've come to speak about. And this is the next product that we will have available, and it's the one that you've probably heard of because we've let out rumours in the past. And here it is. It's the PC plug-in card, which we're calling the QXL. Sì, la scheda si chiama QXL ed è una scheda PC di cui si parlava tanto da tempo, che sta per essere prodotta in serie. Right. Well, when do you think it should be like for sale? Right. Well, firstly, I'll describe it, and what it does is it plugs into the standard ISA bus, the AT bus. It will also plug into the XT bus, but we see most people using it on the ISA. Sì, questa scheda si innesta nel bus standard dei PC, quello ISA degli AT, ma anche nel bus dei vecchi XT, perché la lunghezza della scheda tale a consentire questo. Però ritengono e consigliano di installare la scheda solamente su un AT, quindi su un computer dotato di impianto 286 oppure 386 oppure 486. But the way it emulates QL is to actually run the programs on its own processor with its own RAM. So it doesn't matter what PC it's plugged into, the speed at which it runs at
is determined purely by the card. Tutti i programmi vengono gestiti e conservati nella memoria e nel processore della scheda, quindi non importa assolutamente che tipo di PC viene utilizzato per ospitarla, uno vale l'altro, perché rispetto a qualche caratteristica veramente di minima, che poi ci dirà eventualmente, ma a quel punto, cioè due PC, magari un 48650 contro un 28612, la scheda quella andrà allo stesso modo su entrambi. Right, the processor that is actually running is the Motorola 68EC 040. This one has a clock frequency of 20 megahertz and should actually give quite a large improvement on speed over the gold card. Il processore utilizzato è un 68040 a 20 MHz nella versione EC. Ce ne sono due versioni, una è quella completa, quella classica 6840, ed è dotata di una RAM cache che mi pare sia di 8K e di un coprocessore matematico e di una memory management unit, che è un dispositivo utilizzato per poter gestire memoria aggiuntiva, trasformando una parte dello spazio su hard disk, come viene fatto ad esempio nel mondo Macintosh con il System 7, che richiede ad esempio per poter gestire la memoria virtuale su hard disk di un 68030, perché il 68000 normale e il 20 non hanno MMU, quindi non gestiscono questa memoria virtuale. Esiste poi una seconda versione del 68040 che non ha la MMU e non ha il coprocessore matematico, ma ha la RAM cache, ed è questa versione che viene utilizzata per la scheda. Right, the memory on it is simply 8 megabytes of memory. 8 megabyte di RAM. And the other thing it has is the standard QL network. E c'è anche la network standard QL, che anche se qualcuno può sembrare, però io ci tenevo in modo particolare perché ho iniziato ad utilizzarla e voglio dire, averla è una cosa in più, perché voglio dire, posso prendermi un PC mettendo questa scheda collegata ad un QL normale, come sempre. Right, the purpose of putting the network on, I realise it is a much lower performance than the rest of the system, but the reason for putting the network on there was simply for compatibility and to enable it to connect to QLs, like QLs are connected to QLs. Praticamente si sanno benissimo che la network, le prestazioni di questa network non sono funzionali alla scheda, cioè rimane la classica network QL. L'hanno però inclusa nella scheda perché vogliono mettere in grado il possessore di questa scheda di collegarsi con altri QL e non creare quindi un sistema chiuso. Right, under the software that's going to run on it, the operating system is currently being completed by Tiny Tubby, and it's based on SMS2, which is QDOS compatible. Il sistema operativo che gestirà la scheda lo sta completando proprio ora Epi, infatti mi dicevano abbiamo problemi con il prototipo che non è ancora pronto e soprattutto anche lo stesso software non è ancora stato completato. E questo sistema operativo è praticamente un adattamento dell'SMS2 di Epi, che è un grosso progetto che è sempre rimasto allo stadio mezzo pratico, mezzo teorico, non si è mai finalizzato un prodotto in vendita. Che è appunto un sistema operativo compatibile con il QDOS, non è la stessa cosa, infatti non ha problemi di copyright con Amstrad, non è come la miniera che è una scrittura in parte globale, infatti dice solo tutti i pezzi del QDOS che conserva problemi di copyright, ma è un qualcosa di completamente nuovo. Together with the operating system will be an interpreter for a language called S-Basic, which is the same as Super Basic, but we have to call it something different because of copyright reasons. Allora, assieme al sistema operativo è compreso anche un linguaggio di programmazione che si chiama X-Basic, EX-Basic presumo. Praticamente
è il Super Basic, però non è uguale perché hanno dovuto riscriverlo per non avere problemi di compatibilità. Infatti nei primi esempi di questa scheda si diceva che si userà un nuovo sistema operativo ma non avrà il Basic, lo poteva caricare a volontà su MS-DOS carica dice un Basic ma non desidera, se no normalmente c'è una scena di comando. The software will enable SBasic programs and other QDOS compatible programs to interface with the PC standard peripherals and I/O ports, like the serial ports, the parallel port, the floppy disk drives, the hard disk, the keyboard and the display. Sì, il software è in grado, il sistema operativo che governa questa scheda è in grado di gestire le periferiche principali del PC e quindi il porta seriale tra la leva, il floppy disk, l'hard disk e la scheda video. It will also access other peripherals that are plugged into the PC, either in a way that goes via MS-DOS, or directly if we see a need to write our bit of the operating system for that. Do you want me to expand on that? Right. Theoretically, we should be able to access anything. Yes. But there won't be names for every device with the device drivers that come with the operating system when we launch it. But we will allow a way of accessing all those devices. Now, devices that we haven't thought of via MS-DOS. So that all devices will be accessible. Praticamente il sistema operativo può gestire, non ho capito bene, anche altre periferiche inserite nel PC, qualsiasi altro tipo di potenza le può gestire sia da un punto di vista elettrico sia da un punto di vista di programmazione. Però per quello che ho capito il sistema operativo non prevede tanti posti liberi per tutti questi device driver, quindi queste periferiche aggiuntive verranno, si accederà a queste periferiche direttamente tramite MS-DOS, probabilmente verrà chiamato l'utilizzo di questo accessorio il device driver proprio dell'MS-DOS che uno userebbe in DOS per usare quell'accessorio, non so bene poi come questo accadere. Right, that's basically a description of what it is and what it does. We hope to start production in either March or April of this year. Si spiegano di iniziare la produzione di serie, quindi vendite, a fine marzo, inizio aprile di quest'anno. And before you ask, we are not able to disclose the price at the moment. E sul prezzo non dicono niente, poi si è sempre parlato di un prezzo intorno ai 500 sterline, 500 pounds, something in the region of... He said that. Yeah, as I say, we can't actually disclose the price just yet. Okay. What about the graphics? Right. Going back to the display, the graphics to begin with will most likely just be Mode 4 and Mode 8 emulated on VGA. But later we do intend to bring out improvements to the display device driver, which will enable it to make use of the higher resolution modes of VGA and whatever else comes after that. You need at least a VGA guide. Yes, I suppose going back, that does bring in another point about the PC that you want to run it on. It must have a VGA card. Well, it must actually have EGA minimum. It can do Mode 4 and Mode 8 with EGA. Allora, all'inizio questa scheda supporterà solamente il Mode 8 e il Mode 4, verranno emulati su una VGA. In particolare potranno essere emulati questi modi grafici, i due modi grafici classici per QL anche sulla EGA, che sarebbe una scheda
non è molto diffusa, che è presente su qualche PC, che è una risoluzione di 740x350, ovviamente il modi 8 e 4 del QL verrebbero racchiusi in quest'area. Quindi il minimo è lega. In futuro però hanno intenzione, faranno senz'altro, di estendere i programmi che sono incaricati di gestire la pagina grafica in modo da poter gestire una risoluzione maggiore, quindi innanzitutto un 640x480 che è quello della VGA totale, oppure anche risoluzione superiore 800x600 1024x768, fino ai limiti fisici del monitor. Però all'inizio la scheda avrà sì 8 MB di RAM, però avrà una piccola finestrella che è per la grafica QL, però tutto sta ad aspettare un attimo e attendere che vengano rilasciati gli aggiornamenti del software, perché poi tutto quello che cambia è arriva un dischetto con il nuovo driver, il modo avete già scheda, ce l'avete già, basta, ed è tutto più facile. Any upgrades to the display ability and any bug fixes will come out on disk. I think you just said something like that. So which will be free. Praticamente ho dato in inglese quello che era in italiano. Right. So He translated into English and in Italian. Yeah, so I think that's basically it. I mean, it is actually a half card which will fit into some portables, yeah, in particular. Like that, for example. No, not notebooks, but portables. It has not a slot, but No, it doesn't. But if it had, yeah, I mean, examples of ones that it will fit in are the Amstrad Alt 286 and 386. Uno dei laptop portatili trasportabili PC nei quali potrebbe essere inserita questa scheda è proprio un Amstrad, un ALT 286 proprio da ridere. And several Toshibas. E parecchi Toshiba. Well, and of course any desktop which has slots. E naturalmente ogni modello della scrivania C classico che abbia almeno uno slot libero. What about the speed of the bus? It is a bus that is 8 MHz. It's not so much. Yes, the speed. We are using various techniques so that the speed of the bus is not actually going to affect the speed of the card very much, because the bus is only used for I/O. Gli ho chiesto se c'è qualche problema, se potrebbe esserci qualche limitazione di velocità dovuta al fatto che gli slot di espansione del PC hanno una velocità di accesso di 8 MHz, non è altissima, infatti molti PC sono azzoppati un po' da questa bassa velocità del bus del sistema. Per quanto il processore possa essere un 486 velocissimo, però quando deve accedere alla VGA, ad esempio, la scheda grafica l'uscita è quella molto bassa. Lui mi dice che in effetti questo non dovrebbe assolutamente intaccare la velocità della scheda, perché tutti i calcoli vengono effettuati sulla scheda, sulla RAM della scheda, e il bus viene usato solamente per il campo, quindi praticamente gran parte delle operazioni verrebbero effettuate internamente sulla scheda, senza quindi richiedere nessun accesso al bus, se non quelli che richiedono un accesso al disk drive, eccetera, e quantomeno dovrebbe mantenere la medesima velocità di dischetti attuali. Right, well, I think that's basically it. Has anybody got any questions? about the disk drive size, you can use standard DD drives and also HP. Yes, yes, I suppose that is important. Not Right? DD. Accessing the disk drives via the PC, it will be able to read QL or QDOS compatible disks straight through the PC's floppy disk. And formatting, yeah. Sì, praticamente si possono gestire i dischetti QL direttamente, basta inserire nel drive del PC, vengono gestiti direttamente. Adesso volevo chiedergli, cioè concretamente uno quando accende il PC cosa succede? But when powers up the PC, what does it happen? It has to enter the lost content like QL? Well, if you have, I'm obviously using the AutoExec batch file, you'll be able to get it to do all that and just turn straight into a QL if you want. Some little DOS programs to boot the card.
Yes, yes. To switch in your car, because you can still use the PC. That's right. Yes, yes. You will be able to go out of QR mode into PC mode. Back and forth. That's right. Yes. And could you switch in real time? We will not provide any means of sort of multitasking, so to speak, to begin with. We would. Well, that's, You are going to make it. before we go into that sort of detail, there's no point in going into that detail. Okay. Praticamente all'accensione il PC si sveglia come un PC normale e può essere utilizzato come un normale PC. Lo stesso hard disk potrà senz'altro può essere partizionato in due pezzi, uno destinato a raccogliere i programmi PC e uno destinato a raccogliere i programmi web. Vi anticipo che nel caso uno di voi possiede già un PC con un hard disk già formattato e acquisti questa scheda e intenda riservare una parte del hard disk come hard disk QL dovrà necessariamente fare il backup, salvare su dischetti tutti i programmi che ha sull'hard disk DOS e poi per riformattarlo dividendolo in due, perché non è possibile fare altrimenti con l'utility DOS. Ecco, dicevo, una volta acceso il PC si sveglia con un PC, basta lasciare una piccola utility, e questo può anche essere fatto automaticamente nell'auto-exec, in modo che si va direttamente, praticamente un programma PC che attiva la scheda. Se viene messo nel bar di accensione, si accende e viene caricato immediatamente, si entra immediatamente nel modo QL senza più assolutamente accedere in alcun modo ai programmi DOS. E gli ho chiesto anche se sarà dopo è possibile ovviamente dalla scheda uscire e tornare in DOS. Gli ho chiesto se è possibile farlo anche mentre si stanno usando i programmi QL, saltare dalla scheda QL al PC e viceversa, magari lanciare multitask per più cose, però ha detto per il momento non voglio entrare in questi dettagli. Right, well. Okay, so that's it. Okay, well, thanks very much for listening to that. And Can I show these very briefly closer to? certainly, yes. Yeah, I mean, if you want to take a close-up look at it. Ora vi porto la scheda e vi faccio vedere questo bambino Gesù un po' più da vicino. È preoccupato, è preoccupato. Don't worry. Pretty hardware is working for you. There is not a micro drive connector. Well, you can access microdrives simply through the network on QR. By the QR. So, How much RAM is it going to use? How much RAM is that? So on the desk view, it will work fine. yeah. You just define it as desk view, define it as running a background. That's it. Window is different matter. No, but desk view will right to the screen. Desk view is stores in the experience itself less.
thank you very much for making an absolute review of this car Right, oh here yeah. in Italy. Really, thank you very much. Well, this one's only 2 days old. Ha solo 2 giorni. Questa scheda ha solo 2 giorni di vita. Non ho già collaudata? Ancora non ho avuto il tempo di farlo. We have not yet plugged the thing. Well, no, I mean, there's certain things that we have to do first. The last 2 questions. No, we don't have an Italian keyboard. Then I left that will finish. Someone me are going to make cheaper version, maybe At the moment, not so powerful. Finnish, The thing is, and Swedish. we don't want to have too many varieties. Yeah, it's not a because the problem is we have to support these products. So we want to keep the number of products right down so we can give maximum support. Expected speed compared to the world. I'm not going to expect any speed. I mean, it will be quite good. It will be good, yes. Oh yes, this will be faster. Much faster. Well, I don't know. Well, yeah, it'll be much faster. Yeah. Allora, le ultime 2 cose, prima di chiudere, no, prima di passare all'altro, appunto mi è stato chiesto se si prevedeva di fare una versione ridotta, magari con uno 6440, con un processore meno potente, in modo da portarsi anche meglio. Mi è stato risposto di no, perché loro preferiscono fare un solo prodotto, una sola versione ciascuno, poi devono supportare quindi avere 2 o 3 copie utilmente tutto. Poi mi è stato chiesto qual è la velocità di questa scheda, lui non si bilancia assolutamente, dice che sarà molto veloce, io da notizie calcolate, si parla di una velocità di 40 volte QL e più o meno 8-10 volte la nostra, quindi ne avete okay. Can we talk about the graphics? Right. Yeah. The problem is at the moment, we haven't sort of got we haven't finished it yet, so. You prefer not to speak? Well, I can just, I mean, I'll just say, basically we are working on a graphics card, and we are working on a SCSI base, and that's Together and separately? separately, yes. Separately. That's 2 separate products, but we have not finished. And all the effort is currently going into getting this on the road, yeah. Sì, io ho chiesto se volevamo parlare della Sinclair, dice c'è una cosa della scheda grafica, ma dice che dal momento che non hanno ancora molto pronto, stanno concentrando tutte le loro possibilità, la loro capacità di produzione di questa scheda, intanto hanno preferito aspettare tempi migliori, probabilmente nel futuro, per dire qualcosa sulla scheda grafica. Vi posso dire che è probabile che prima di maggio o di luglio probabilmente non l'avrei. Mi diceva che il suo amico l'olandese che sta lavorando con loro per questo periodo, che è il pari incaricato di portare avanti il progetto della scheda grafica, starà con loro ancora per un mese, quindi è probabile che entro un mese dovranno terminare quantomeno le specifiche, poi la realizzazione concreta, quindi la produzione dopo la progettazione potrà essere anche gli altri. Quindi c'è ancora un mese da aspettare per poter sapere finalmente in che cosa consisterà la scheda grafica. Per il momento loro stanno concentrando tutte le loro energie per produrre, rendere disponibile questa scheda principale. Okay, thank you very much for this conference. Right. Thank all of you for listening to that, and that's right. You can leave this table for a moment to Mr. Davide Santa Chiara. Okay, yes. Right. Just sit there for a while. Thank you. Okay.